Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano con le storie. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta una donna che era una vera strega. Aveva 2 figlie. Una era brutta e cattiva, e la strega l'amava perché era sua figlia. L'altra figlia era bella e gentile, ma la strega la odiava perché era la figliastra. La figliastra aveva un bel grembiule che la figlia brutta desiderava moltissimo. Sentendosi gelosa, la figlia brutta disse a sua madre che doveva avere il grembiule. «Stai zitta, mia cara», disse la strega. «Lo avrai. Tua sorellastra merita la morte da molto tempo. Stanotte, mentre dorme, entrerò e le taglierò la testa. Assicurati solo di sdraiarti sul lato lontano del letto e spingerla in avanti». La povera ragazza era rimasta in un angolo e aveva sentito tutto. Era così spaventata che non uscì di casa per tutto il giorno. A letto la figlia brutta si sdraiò per prima sul lato lontano. Ma quando si addormentò, la figliastra la spinse delicatamente in avanti e prese il suo posto sul retro, vicino al muro. Quella notte la strega entrò di soppiatto con un'ascia nella mano destra. Con la mano sinistra tastò per vedere se qualcuno giaceva all'esterno. Poi afferrò l'ascia con entrambe le mani e tagliò la testa a sua figlia. Dopo che la strega se ne andò, la figliastra si alzò e corse dal suo amato, Roland. Bussò alla sua porta. Quando lui la aprì, disse: «Ascolta, caro Roland, dobbiamo scappare in fretta. La mia matrigna voleva uccidermi, ma ha finito per uccidere sua figlia. Quando verrà mattina e vedrà cosa ha fatto, saremo in pericolo. Ma prima», disse Roland, «dovresti prendere la sua bacchetta magica, altrimenti non potremo scappare se ci insegue». La ragazza prese la bacchetta e poi prese la testa della ragazza morta e lasciò cadere 3 gocce di sangue sul terreno, una davanti al letto, una in cucina e una sulle scale. Dopodiché scappò con Roland. La mattina seguente la strega si svegliò e chiamò sua figlia, desiderando darle il grembiule, ma lei non rispose. La strega gridò: «Dove sei?» «Sono qui sulle scale, a spazzare», rispose la prima goccia di sangue. La strega uscì ma non vide nessuno sulle scale e chiamò di nuovo: «Dove sei?» «Sono qui in cucina, a scaldarmi», rispose la seconda goccia di sangue. La strega entrò in cucina ma non trovò nulla. Poi gridò di nuovo: «Dove sei?» «Oh, sono qui a letto, a dormire», disse la terza goccia di sangue. La strega entrò nella stanza e rimase scioccata nel vedere sua figlia, distesa in una pozza di sangue. Furiosa, la strega corse alla finestra e guardò fuori. Vide la sua figliastra che scappava con Roland. «Non mi sfuggirai», urlò. «Anche se siete lontani, vi raggiungerò». Indossò i suoi stivali speciali che le permettevano di percorrere lunghe distanze con ogni passo e presto li raggiunse. Quando la ragazza vide arrivare la strega, usò la sua bacchetta magica per trasformare Roland in un lago e se stessa in un'anatra che nuotava in mezzo ad esso. La strega si fermò sulla riva e gettò briciole di pane nell'acqua per cercare di attirare l'anatra, ma l'anatra non venne. La strega dovette tornare a casa di notte, proprio come era venuta. Quando se ne andò, la ragazza e Roland tornarono alle loro forme umane e camminarono tutta la notte fino all'alba. All'alba la ragazza si trasformò in un bel fiore in mezzo a una siepe spinosa e Roland divenne un violinista. Presto la strega passò di lì e disse al violinista: «Caro musicista, posso cogliere quel bellissimo fiore?» «Oh sì», rispose lui, «suonerò per te mentre lo fai». Mentre si avvicinava alla siepe per cogliere il fiore,
Lui cominciò a suonare. Nonostante volesse fermarsi, dovette ballare al ritmo della musica, che era magica. Più veloce suonava, più doveva ballare. Le spine strappavano i suoi vestiti e la ferivano fino a farla sanguinare, e continuò a ballare fino a cadere morta. Ora che erano liberi, Roland disse: «Andrò da mio padre a pianificare il nostro matrimonio. Ti aspetterò qui», disse la ragazza, «e per fare in modo che nessuno mi riconosca, mi trasformerò in un punto di riferimento di pietra rossa». Così Roland partì e la ragazza rimase come una pietra rossa nel campo, aspettandolo. Ma quando Roland tornò a casa, si lasciò coinvolgere con qualcun altro e la dimenticò. La povera ragazza aspettò a lungo, ma quando non tornò ancora, si sentì triste e si trasformò in un fiore, pensando: «Qualcuno sicuramente mi calpesterà». Un giorno un pastore vide il bel fiore e lo raccolse, portandolo a casa e riponendolo nel suo baule. Strane cose iniziarono a succedere nella casa del pastore. Ogni mattina, quando si svegliava, il lavoro era fatto. La stanza era pulita, il fuoco acceso e l'acqua era stata portata. A mezzogiorno, quando tornava a casa, c'era un pasto pronto per lui. Non riusciva a capire come stesse succedendo, poiché non vedeva nessuno in casa. Contento ma confuso, si recò da una donna saggia per chiedere consiglio. Lei gli disse: «C'è della magia in corso. Ascolta attentamente una mattina per vedere se senti qualcosa muoversi nella tua stanza. Se lo fai, coprilo con un panno bianco e la magia si fermerà». Il pastore seguì il suo consiglio. La mattina seguente, all'alba, vide il baule aprirsi e il fiore uscire. Corse subito verso di esso e gettò un panno bianco sopra. Immediatamente la magia finì e una bellissima ragazza si trovò davanti a lui. Gli spiegò che era stata il fiore e che si era presa cura della sua casa. Lui le chiese di sposarlo, ma lei disse no, perché voleva rimanere fedele al suo amato, Roland, anche se l'aveva abbandonata. Tuttavia, promise di restare e continuare ad aiutare il pastore. Quando si avvicinò il giorno del matrimonio di Roland, fu annunciato che tutte le ragazze erano invitate a cantare in onore della coppia. Quando la fanciulla fedele sentì questo, si sentì così triste che pensò che il suo cuore si sarebbe spezzato. Non voleva andare, ma le altre ragazze vennero e la portarono con loro. Quando fu il suo turno di cantare, si fece da parte, ma alla fine rimase l'unica. Non poté più rifiutare. Quando iniziò a cantare, la sua voce raggiunse le orecchie di Roland e lui balzò in piedi, gridando: «Conosco quella voce. Quella è la mia vera sposa, e non ne vorrò un'altra». Tutto ciò che aveva dimenticato tornò improvvisamente nel suo cuore. Poi la fanciulla fedele sposò il suo amato, Roland, e la loro tristezza finì, sostituita dalla felicità. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.